Salve a tutti. E allora, eccoci con la testata in fase finale. Allora, poi alla fine ho deciso di mettere a punto la prima testata lavorata per avere una prova, diciamo, come lavorazione e come resa anche sulla macchina. Poi da questi riferimenti al limite, poi più avanti, se ci sarà il tempo opportuno, andiamo a lavorare quello originale, anche perché volevo un po' salvare questa testata. E allora, sulla lavorazione che andiamo a fare proprio per andare a flussare adesso la fase finale, proprio perché ho modificato un po' l'aspirazione per vedere quanto incremento al momento ho avuto, e poi andiamo a descrivere due comportamenti a livello di lavorazione sia sull'aspirazione che sullo scarico, che un po' va a cambiare come tipologia di lavoro. Difatti qui intanto ho messo da parte due valvole che sono stati rilevati come spessore della testa un po' sottile, quindi siamo arrivati al limite di rottura, voglio dire. Se va a funzionare in questo caso con un primo riscaldamento sotto l'azione delle molle, potrebbe deformarsi l'appoggio della valvola stessa. Difatti in questa testata due valvole erano nuove, anche sullo scarico due sono state cambiate proprio perché era successo un fuorigiri in un cilindro e quindi si erano un po' storte, e le altre 4 o 8 che siano le ho lucidate per avere un po' anche una lavorazione sul profilo interno della valvola raccordato. E allora facciamo una cosa: io vado a rilevare adesso la lettura sull'aspirazione per vedere di quanto è stato quantificato il guadagno che abbiamo avuto, e poi vi vado un po' alla fine a descrivere i comportamenti che abbiamo avuto sullo scarico e aspirazione, a livello casomai come procedere a fare delle lavorazioni. D'accordo? E allora, questo è il dato iniziale della testata che abbiamo flussato, e poi dopo alcuni lavori fatti, questo è quello finale che abbiamo avuto. Quindi l'incremento anche già da 2 mm continua fino a 14 mm. Difatti prima avevo fatto già un primo aggiustamento, e questa era la curva che si vede, intravede poco. Vediamo di andare a togliere l'ultima. Vedete, questa era una prima lavorazione iniziale e poi questa è stata completata con questa finale. E andando a vedere un po' i valori in CFM che abbiamo, e allora vedete un po' come si va a comportare. Qui sono i valori iniziali e poi sulla linea rossa quelli finali. Quindi qui abbiamo le letture iniziali con l'aggiustamento fatto sull'aspirazione, ma lasciando sempre, ripeto, il passaggio sede valvola e la valvola quella che abbiamo fatto con la valvola speciale. Questo è l'incremento che si è avuto con un aggiustamento sia dell'inclinazione del condotto e anche come dimensionamento sotto sede valvole. Difatti quello che volevo poi, al limite lo andiamo a vedere ora smontando la testata, ma qui attraverso già il grafico che andiamo ad avere con le portate diverse, quelle iniziale e finale, se andiamo a vedere un disegno, e allora vedete qui c'è un condotto, e allora l'unico comportamento che ho notato su questa testata, che ripeto poi sono comportamenti che incide sia dalla forma della camera e anche all'inclinazione del condotto, ma anche diciamo della copia che abbiamo del profilo valvola, che poi va a copiare un po' quello della camera. E allora sull'aspirazione abbiamo avuto degli incrementi andando ad aggiustare questa parte
da parte da dove inizia leggermente prima della guida e quindi sotto sede valvola, andando ad aggiustare nell'aspirazione un po'. Andiamo ad avere degli incrementi lavorando su questa zona della curva stretta. Invece sullo scarico il comportamento l'abbiamo opposto, quindi una volta che il flusso tende dal cilindro ad uscire verso fuori, gli incrementi che dobbiamo andare a fare, a parte che se dobbiamo aggiustare un dimensionamento lo andiamo a fare a copiare un po' il profilo dello scarico, ma se dobbiamo andare a fare degli aggiustamenti andranno fatti nella parte opposta dell'aspirazione. Quindi se nell'aspirazione andiamo a lavorare in questa testata, in questa parte, sullo scarico lo andiamo a fare sulla parte opposta, quindi nella curva larga, proprio perché il flusso tende a scendere, a acquistare velocità e poi ad uscire. Quindi se andiamo un po' a lavorare qua andiamo a perdere un po' di guadagno all'uscita dello scarico, al di là poi dei dimensionamenti che lo andiamo a vedere poi dalle portate, un po' quello che dobbiamo andare ad aggiustare. Va bene. E ripeto, questi comportamenti li andiamo a trovare diversamente tra una testata all'altra, proprio per l'inclinazione del condotto, anche l'inclinazione che abbiamo sulla valvola e anche sulla geometria della camera. Quindi è normale che ogni testata va ad avere dei comportamenti diversi, però in linea di massima quello che dobbiamo andare a seguire è un po' questo tipo di andamento di lavorazione. E allora, andando in conclusione, ripetendo che quello che va a comandare un po' il flusso è un po' la geometria della camera, e andiamo a seguire poi con il profilo, con il disegno della valvola stessa, quindi andiamo a ricopiare un po' quello della camera e nello stesso tempo, ripeto, sullo scarico abbiamo, almeno io ho intravisto questo tipo di comportamento, almeno sullo scarico andava a fluire meglio il flusso sulla curvatura larga. Sulla testata andiamo ad avere dei miglioramenti andando a lavorare sulla parte laterale curva stretta della testata. Però ripeto, sempre seguendo un po' la tipologia dell'inclinazione della testata come forma e come andamento della geometria della valvola stessa. Difatti poi qui si va soltanto a ripristinare 45 gradi per avere un po' l'appoggio della valvola, che è leggermente più ampia come diametro, e anche quella dello scarico lo stesso. Andiamo ad avere quel miglioramento proprio specialmente sullo scarico con il tipo di geometria di valvola speciale. Su quello originale invece va a perdere proprio già la sezione della valvola stessa. Ok, mettete un mi piace sul video e condividete se è stato di vostro gradimento. Ci aggiorniamo poi al prossimo video.